Benvenuti o ben ritrovati in Mastica l'Italiano. Oggi sono in compagnia di un ospite, ormai è diventata negli ultimi video abituale quasi. Sono con Clara, Ciao. che è una ragazza francese con cui abbiamo fatto diversi video in Sicilia e adesso in Francia. Infatti ci troviamo proprio a Parigi. Oggi io non parlerò tanto, lascerò parlare lei, le farò solo delle domande e lei risponderà molto gentilmente. Iniziamo subito, se vedete il cellulare è perché le ho scritte, se non me le dimentico. Cosa ti ha portato a viaggiare in Italia e ad imparare la lingua italiana? Beh, all'inizio ci sono andata sempre con la mia famiglia perché sono di origine italiana. I genitori di mia mamma erano italiani. Siamo andati tipo quasi ogni anno a trovare la famiglia e poi ci facevamo anche un giro prima di tornare in Francia perché andavamo da Parigi in Italia con la macchina. Sì. Quindi poi ci facevamo un po' un giro e quindi queste sono state le mie prime esperienze e poi ho voluto andarci un po' da sola, scoprire un po', avere un nuovo legame con il paese. E per l'italiano, beh, a volte era perché era un po' frustrante non essere in grado di comunicare perché la mia famiglia lì non parla niente di francese o di inglese e io non parlavo niente di italiano, quindi era un po' imbarazzante. E all'inizio era così e poi siccome ci sono andata da sola, comunque mi è sempre piaciuta molto l'Italia e ho cominciato a studiarlo in maniera più seria, ma non è che l'ho studiato a scuola, ma mi sono impegnata un po' di più. In quanti anni hai raggiunto questo livello? Alcuni anni, non lo so precisamente perché forse mi ha probabilmente aiutato molto comunque il fatto di sentirlo da bambina, ma poi riuscire a fare una conversazione in maniera un po' più scorrevole sì, ci è voluto alcuni anni, ma perché ci sono stati periodi in cui non facevo più molto, ma comunque ho sempre mantenuto un po' un legame con la lingua ascoltando delle cose, ma ho fatto un po' i talkie, ma non è che ho fatto Ok, tante ok, ok, lezioni. ok. Quindi sì, alcuni anni diciamo, sì. Sì. Infatti, a proposito, se non conoscete Italki, vi lascio il mio link di affiliazione. Se vi iscrivete da quel link, riceverete $10 da poter utilizzare per le prime lezioni. Noi appunto ci siamo conosciuti su Italki e quindi vi può aiutare sia a migliorare e a conoscere la lingua e la cultura di un altro paese, ma vi può anche aprire delle porte interessanti per delle conoscenze. Andate in descrizione, link di italki, $10 appena vi iscrivete, solo per gli iscritti nuovi. Come sono state le tue prime impressioni in Italia e qual è stato il primo luogo che hai visitato? Non saprei dirlo precisamente perché ero molto piccola, ma probabilmente l'Emilia-Romagna. Mio nonno era delle Marche, ma una parte della famiglia si era trasferita in Emilia-Romagna e mia madre aveva un legame più stretto con questa parte della famiglia. Ma andavamo anche nelle Marche, ma di più in Emilia-Romagna da questa zia. E quindi sì, probabilmente l'Emilia-Romagna. I miei primi ricordi dell'Italia sono da quando avevo 6 o 7 anni. E le prime impressioni, beh, il senso dell'accoglienza perché quando andavamo nelle Marche del paese di mio nonno, io non parlavo niente, ero una bambina, non capivo molto la situazione e siccome è un piccolo paese, tipo quando c'è qualcuno che sta arrivando, un po' tutti guardano la macchina e di solito in questi paesi conoscono anche le macchine, no? Tipo, Certo, perché sono piccole e si sì, conoscono tutti. Sì, quindi quando mia madre usciva dalla macchina le persone la riconoscevano perché lei ci è andata molto da Certo. bambina, da adolescente, tutte le estati e poi ha continuato ad andarci e quindi sì, la gente la conosce, ma è la figlia di Renato, oh wow! Poi anche mia sorella ed io eravamo come delle celebrità, no? Tipo, quanto sono carine queste bambine, io un po' sopraffatta dalla situazione, ma in modo positivo perché lo capivo che era un bel Sì, sì, sì. momento. Vi chiamavano le francesi o vi davano dei nomignoli, dei soprannomi quando Eh, vi vedevano? O mm, eravate le nipoti di... sì, piuttosto le nipote zii. Ah, ok, ok. Sì, perché mia madre ci è andata da sempre. Ti ho fatto questa domanda perché, per esempio, in Sicilia, ma al sud in generale, quando c'è una persona che magari è del sud, però per motivi di lavoro, di famiglia, è cresciuto, per esempio, al nord o in un altro stato, automaticamente noi diamo un soprannome a quella Sì. persona, tipo il
tedesco, che poi di tedesco non ha niente, vive solo in Germania, forse ha la cittadinanza tedesca, ma parla dialetto come noi, ha sempre vissuto in un ambiente, diciamo, Sì, sì. simile al nostro. No, questo capita in Corsica. Ok. Quindi sì, l'accoglienza, direi che è stata la mia prima impressione. Ok, ok. A proposito della Corsica, lei ha anche una parte di famiglia corsa, quindi diciamo che in parte lei è sulla carta è francese, ma forse ha più geni italiani lei che tanti italiani nel mondo. Quali città hai visitato e Mm. che tipo di viaggi sono stati Mhm. questi? Ho visitato Ravenna e Bologna in Emilia-Romagna, anche il Lago Maggiore. Quando sono andata al nord era sempre con la mia famiglia. Sono anche andata a Firenze con loro, da sola sono andata in Puglia, a Napoli, a Roma. A Roma ci sono andata 2 volte, una volta così e una volta con la mia università. In Puglia ho fatto un po' come ho fatto in Sicilia, sono andata da una famiglia, ci sono rimasta quasi 3 settimane. E sì, Napoli alcuni giorni e beh, in Sicilia l'estate scorsa. Diciamo viaggi di svago Sì, più che lavorativi. Quello in Sicilia un però, po', per sì, un po', esempio, è sì. stato diverso dagli altri, no? Sì, sì, un po' più lavorativo nel senso che sì, ero in un B&B Hai e fatto un workaway. sì, lavoravo 5 giorni alla settimana. Ok, 5 giorni Sì, alla settimana con 2 giorni liberi. Infatti lei praticamente aveva questo B&B che la ospitava e in cambio di vitto e alloggio, chi non sapesse cos'è un workaway, praticamente fai il volontario, in poche parole, lavori lì per massimo 5 ore al giorno di solito e loro, alcuni ti danno dei soldi, ma al 90% ti offrono vitto e sì, alloggio. Tu quindi sei rimasta in Sicilia proprio per 2 mesi e mezzo sì. praticamente. Il B&B si trova proprio vicino più o meno a casa mia, 20 minuti di macchina e quindi quella è stata poi la cosa che ci ha fatto incontrare più spesso perché noi ci conosciamo già dai talkie. Abbiamo iniziato questa conoscenza e grazie alla vicinanza le ho fatto scoprire dei posti facendo video, infatti li potete trovare nel canale. Una brava guida. Quali sono i luoghi che ti hanno affascinato di più e cosa ricorderai di più di questi posti? Beh, direi la Puglia e la Sicilia. Sì, perché a me piace tanto il mare, quindi questo è un punto a favore, sì. La Puglia l'ho trovata molto bella, e anche la Sicilia, e a livello del cibo, a livello dell'atmosfera, non lo so, c'era qualcosa di molto unico. In queste 2 zone ho trovato un'identità, ma poi in Italia ogni posto ha un po' la sua identità Sì. comunque, ma in queste zone c'era ancora di più. Mhm. E la gente è stata sempre molto accogliente, molto... Non lo so, avevano sempre un po' la battuta da fare, Sì, sai, un po'... è un po' il nostro marchio di fabbrica. Si vede che la gente in Sicilia e in Puglia ti aiuta molto, ma in Sicilia ne ho avuto bisogno di meno perché non ho avuto tanti problemi, ma soprattutto con i mezzi. In Puglia i mezzi sono... eh, Parliamo anche delle cose negative, esatto. Diciamo che sì, non è il punto di forza della Puglia. Alcune volte mi sono ritrovata un po' con il pensiero, ma magari non ce la faccio a tornare a casa mia stasera perché il treno Mm. non veniva, o il bus l'ho aspettato 3 ore e quando è arrivato era tanto pieno che io non ci potevo entrare, quindi ok, come Sì, faccio? E sempre la gente si sentiva un po' male, mi hanno detto "Ah, mi dispiace perché lo sappiamo che sì. da turista è un problema". Io ho detto ma non è colpa vostra, tranquillo. E per quanto riguarda invece la Sicilia, tu mi dicevi invece che per quanto riguarda i mezzi, Non ho avuto grandi problemi. problemi. Il bus che va a Citrezza a Catania, io l'ho preso tanto nel cuore. No, questo funzionava molto bene. Solo alcune volte, 2 volte, l'ho aspettato molto tempo a Catania alla stazione, ma poi è arrivato e l'ho aspettato 30 minuti, ma 2 volte. Il resto di Sì, tempo partiva anche 3 minuti un in po'... anticipo. Sì, che... Che non sempre è una cosa No, buona, però ma non era in ritardo. sì, in effetti io e molti siciliani ci lamentiamo dei mezzi, ma appunto privatamente con lei parlavamo del fatto che i mezzi ci sono, funzionano, il problema è che siamo troppo indietro rispetto ad altre città del nord, soprattutto le città non sono ben collegate, per esempio se io voglio andare col treno da Catania a Palermo, bello il paesaggio che si vede dal treno, ma 5 ore e mezza è assurdo per fare poco più di 200 Sì. km. Con l'autobus ci stai 2 ore e 45, ma comunque le strade non sono, diciamo, a livelli ottimali
ottimali. Quali sono i piatti tipici che ti hanno conquistata? Una domanda difficile, tanti. Ma a Napoli il cibo è molto buono. C'è una cosa che non avevo mai mangiato prima, la pasta alla genovese. A me piacciono molto i dolci. Confermo. Ci sarà una conferma di quello che ho appena detto. Quindi la sfogliatella a Napoli mi è piaciuta anche molto. In Puglia il panzerotto, questo era molto Ok. buono. E poi in Sicilia ci sono tante cose. La pasta alla norma è semplice, ma mi è piaciuta molto. Ma ovviamente devo parlare del pistacchio perché mi piace tanto, quindi la pasta al pistacchio. L'arancino mi è piaciuto molto, ma devo dire che quello tradizionale mi è piaciuto di più rispetto all'arancino al Sì, pistacchio. assolutamente sì. E in quale zona ti è piaciuto di più? Palermo, Catania, No, a Messina? Palermo non mi è piaciuto molto. Beh, mi Ok. è piaciuto, ma è un po' secco. Perché in quello con la carne c'è solo la carne macinata e non c'è tutto il sugo o il Sì. ragù come a Messina. Sono arrivata in Sicilia a Palermo, quindi la mia prima impressione non è stata brutta a me. Oh, ok, un po' deludente. È Ok. buono, ma niente di così speciale. Sì. Poi ho assaggiato quello di Messina, e poi quello di Catania. Preferisco quello di Messina, sì, Ok. perché sei più saporito. Ma a Catania c'è l'arancino alla norma, va con la melanzana, Sì. che non si fa a Messina. No, a Messina non credo di averlo mai visto. Quando Sì. l'ho mangiato a Catania mi era piaciuto molto. Sì. Sì. A Palermo per esempio fanno tante varianti di arancine, che poi i Sì. palermitani si arrabbiano. Sì. Però sì, diciamo che quello a carne, come lo chiamano loro, per me è troppo semplice. Tra le città italiane che hai visitato, ce n'è una che consideri la tua preferita? Se sì, perché? Napoli mi è piaciuta tanto. Non lo so, mi sono trovata benissimo a Napoli. Quando ci sono arrivata ero un po', non in ansia, ma sai, ho sentito un po' di tutto, no? Su Napoli ci sono delle cose molto belle, ma anche molto brutte. Quindi ci sono arrivata un po' non sapendo esattamente la situazione, ma alla fine l'ho trovata bellissima la città, l'ambiente mi è piaciuto molto. Il tempo era bellissimo quando ci sono andata, quindi questo ha aiutato molto, probabilmente perché ce l'hai vista sul mare. La gente era molto simpatica. Ma poi si vede che ci sono anche problemi, ovviamente. Ma da turista, ovviamente ci sono delle zone un po' da evitare, ma queste zone di solito non so, non lo vedi. Tu ci fai una passeggiata. Sì, diciamo che a Napoli ci sono zone che sono proprio nel centro, quindi Mm. non le puoi evitare, però la gente ci va tranquillamente. Poi ci sono degli orari dove Sì, bisogna stare attenti, un po' come in tutte le città sì, grandi o molto turistiche. Anche a Parigi dicono che può essere pericolosa, o anche la mia città. Questo vale un po' per tutte sì, le cose. È sì, vero anche che Napoli, è vero che ci sono situazioni un po' magari in percentuale a volte un po' più alte, ma è anche vero che negli ultimi anni le statistiche in Italia, parlando di città più pericolose in Italia, sono meno quelle del sud mm, e invece stanno peggiorando quelle del nord. Milano, Roma che fa parte del centro, ma Milano, Genova sono tra quelle dove lo spaccio di droga e anche le risse, sia tra immigrati o tra cittadini, sono un po' più preoccupanti sì, rispetto al sud. Le città grandi sviluppate stanno peggiorando molto a livello di sì, criminalità. Microcriminalità, però sempre comunque sì, disagi che sì, poi vanno a disturbare il viaggio di un turista. sì, sì, è della vita più Sì, difficile. vedi Roma, ci sono tanti youtuber anche in Italia che cercano di fare un po' di divulgazione su quello che è andare nella metro di Sì. Roma perché può essere pericoloso. Sì, la mia prima sera sono arrivata alle 8 a Napoli, ho fatto un giro, mi sono fatta una passeggiata, perché il mio hostel era al centro, quindi ho pensato, ok, vabbè, mi faccio una passeggiata e vediamo un po' l'ambiente della città. Poi mi sono allontanata un po' dalla zona, dalla via principale, dove ci sono tutti i locali. Ho notato subito che l'ambiente era già un po' Era diverso, cambiato, sì. c'era una stradina un po' più stretta, un po' più Sì, scura. sì, a Napoli E, per esempio, nella zona stazione, io sono stato sì. lì, per me è stata No, un'esperienza la zona negativa, sì, molto questa zona negativa sì. devo dire. E Sì, già di mattina le persone ti fermano per comprare cose illegali, sì, diciamo. Purtroppo ci sono queste sì, sì, realtà. Come è vero anche che a Napoli le persone sono simpatiche, se hai bisogno ti sì, aiutano, e sì, come è vero che il traffico
traffico è assurdo. Sì, è il traffico, Cioè, camminare a sono stata Napoli, spaventata. esatto, Attraversare la strada a Napoli è stata la cosa la più pericolosa che esatto, ho cioè Napoli è bella perché ha un carattere Mh, vivace, un po' come magari Catania, mh, eccetera, però ancora di più, sì, e quindi tutto è enfatizzato, sia il bello che il brutto, e sì, quindi Napoli è una di quelle città che o ami o magari non ti senti sì, proprio al top, quindi dipende sempre sì. dalla esperienza soggettiva. Sì. Quando avevo visto questa stradina un po' buia, avevo pensato, meglio non andarci. Sì, E c'era titolare del ristorante. il titolare di una pizzeria che mi aveva detto non andare, che mi aveva detto non andare perché sicuramente il tuo telefono non lo troverai più. A Parigi queste zone ci sono, ma non al centro, non nelle zone così turistiche. E un'altra città sarebbe Firenze. Non me la ricordo benissimo perché ci sono andata forse 7 anni fa, ma era bellissima. Dopo aver visitato l'Italia, quali sono le differenze culturali che hai notato rispetto alla Francia? La macchina si usa di più in Italia rispetto alla Francia, anche a Roma si usa molto la macchina, no? Si usa, ma dipende, ci sono anche tante persone che come a Parigi usano la metro, Sì. perché guidare a Roma è veramente Mm. stressante, il traffico è tremendo, le strade sono un po' disastrate, poi è una città grandissima, quindi a volte è meglio prendere un treno o la metro che la macchina. Sì, la macchina probabilmente si usa di più Sì, rispetto alla al Francia. sud sicuramente. Sì. Poi sì, questo è anche un po' uno stereotipo su Parigi, ma che è vero che le persone sono un po' di fretta e in Italia un po' meno. Non sono mai andata a Milano, che forse sarebbe la stata più Sì, paragonabile è quella più a Parigi. paragonabile a Sì, a Parigi. Parigi. Non è che i francesi sono sempre di fretta per tutto, perché comunque c'è la pausa pranzo che è un po' un'istituzione. Ma sì, quindi non è che sono di fretta per tutto, ma generalmente sì, si vede nel modo di essere, ma anche perché ci sono molte persone un po' strane, quindi forse c'è un po' questa cosa di se cammino veloce sono meno un obiettivo. E poi probabilmente anche questo è un po' uno stereotipo. Per me i francesi sono gentili, anche, anche Lo Roberto. diremo in un altro video, farò un video Sì, proprio che i parigini non apposito. sono antipatici, ok? Puoi fare una conversazione, non è che le persone sono così chiuse, ma scherzano un po' di meno probabilmente, c'è comunque un po' un atteggiamento Più distaccato. sì, un po' diverso. Ok, ti fai la conversazione, ma la conversazione comunque si ferma ad un certo punto. C'è qualcosa dell'Italia che ti ha sorpreso in positivo o in negativo rispetto alla tua vita in Francia? Per lo stile di vita, la Sicilia e Parigi sono tanto diverse che è difficile perché in Sicilia c'è anche il mare, e quando hai il mare, non ovunque in Sicilia, ma quando sono stata a Catania c'è, quindi tutto può cambiare perché l'ambiente, anche la mentalità, il modo di essere cambia tanto. Gli orari perché a Parigi i francesi in generale non sono molto puntuali, quando c'è una festa è dalle 8, ma nessuno viene alle 8, gli Ah orari sì? sono un po' più indicativi. Invece com'è stato interagire con gli italiani durante il viaggio? Molto positivo perché la gente è sempre pronta ad aiutarti. Una volta stavo guardando Google Maps, ma non ero persa, stavo solo cercando un po' l'itinerario e Sì, una sì. persona mi ha vista e mi ha chiesto tutto ok. Ma l'unica cosa negativa sarebbe che non per la maggior parte, ma le persone mi hanno risposto comunque abbastanza spesso in inglese, questo mi faceva molto male. Io cercavo di continuare la conversazione in italiano, nonostante ciò, spesso la persona mi Mi rispondeva comunque in inglese, ma non è che la persona era molto brava in inglese, ma lo so che non viene da un pensiero cattivo, Solo che per uno che studia, che ha sì, studiato la lingua, è molto scoraggiante. questo è capitato anche quando lei era insieme a me. Vedevo lei che si innervosiva e dicevo: Sì, ma dai, tranquilla, le persone hanno il pregiudizio magari di pensare che tu sicuramente non parli l'italiano. E anche quando lei magari cercava di continuare in italiano, alcune persone masticavano un inglese abbastanza discutibile perché per loro il turista parla inglese. Sono cose che sì. succedono, forse a lei è successo più spesso del normale perché di solito molti miei studenti o amici stranieri mi dicono: gli italiani, anche se tu parli male l'italiano, sono contentissimi, che è vero, però nel suo caso anche il parcheggiatore lei ha Sì! trovato che parlava in inglese, cosa molto rara tra l'altro in Sicilia. Che consiglio daresti a un francese che vorrebbe venire in Italia?
di non essere in ansia perché nonostante le differenze tra l'Italia e la Francia ci sono anche tante similarità perché c'è una storia un po' comune, che la gente ti aiuta molto facilmente, parlano anche in inglese come l'abbiamo detto prima, di essere aperto a un po' a tutto, di addentrarsi in altre zone un po' più remote, di fare delle esperienze diverse in questo modo. Giusto. Sì. Questa intervista è finita. Ringrazio tantissimo come sempre Calarà. Spero che vi sia piaciuto molto il suo modo di esporre le sue idee, le sue risposte, anche perché il suo italiano è notevole. Anzi, scrivete nei commenti se avete capito bene, perché lei ogni volta si sottovaluta. Se non l'avete capito bene, non scrivete. No. Lasciate dei commenti, se siete francesi soprattutto, un bel mi piace, un commento, una condivisione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!